Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò come formare il superlativo in italiano. Sentirete come il superlativo viene utilizzato nelle frasi di tutti i giorni. Dovete sapere che in italiano esistono due tipologie diverse di superlativo. Nel corso della puntata le analizzeremo nel dettaglio, una alla volta. Vi farò moltissimi esempi, così che possiate capire al meglio l'argomento di oggi. Li trascriverò tutti nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Inizio questo episodio con il dirvi che il superlativo in italiano esprime il massimo grado possibile per intensità di un aggettivo. Come vi anticipavo nella intro di questo episodio, in italiano esistono due tipologie diverse di superlativo: quello assoluto e quello relativo. Iniziamo con il primo, quello assoluto. Il superlativo assoluto si usa per indicare il grado massimo di una qualità. In italiano si può formare in molti modi diversi. Il più comune è aggiungere alla radice del grado positivo dell'aggettivo il suffisso issimo, issima, issimi, issime. Per esempio, il fiore è bellissimo. L'aggettivo al grado positivo è bello. Basta togliere l'ultima lettera, avere la radice e aggiungere issimo. Un altro modo molto comune per poter formare il superlativo in italiano è mettere un avverbio prima dell'aggettivo, così che lo rafforzi. Ad esempio, possiamo aggiungere molto, assai, decisamente, estremamente. Facciamo alcuni esempi. Il fiore è molto bello. Il fiore è decisamente bello, eccetera. Un ultimo modo per poter formare il superlativo è unire davanti all'aggettivo dei prefissi come arci, extra, iper, super, ultra, che danno l'idea del massimo grado. Esempi: il fiore è super bello. Il fiore è extra bello. Il fiore è ultra bello, eccetera. Passiamo alla seconda tipologia di superlativo, quello relativo. Il superlativo relativo si usa per indicare il paragone tra due o più elementi. Esprime il grado massimo o minimo di una qualità posseduta da qualcuno o qualcosa relativamente a un gruppo di persone e cose. Si forma mettendo il più o il meno
davanti all'aggettivo e poi di, tra o fra. Esempi: Marco è il più alto del gruppo o Marco è il meno alto tra gli amici. Attenzione però, a volte di, tra o fra possono essere omessi, quindi potrete dire hanno scelto solo i giocatori più alti. Si intende tra i giocatori della squadra. Dovete sapere che gli aggettivi buono, cattivo, grande e piccolo hanno in italiano sia delle forme regolari di superlativo sia delle forme invece particolari. Iniziamo ad analizzare le forme più comuni. Utilizziamo sempre questi semplici aggettivi: buono, cattivo, grande, piccolo. Trasformiamoli alla forma regolare del superlativo, quindi massimo grado. Diventano ottimo, pessimo, massimo, minimo. Ora analizziamo quei casi particolari. Dovete sapere che ci sono alcuni aggettivi che non hanno un grado positivo, ma hanno solamente il superlativo, per dire qualcosa al massimo grado possibile. Questi aggettivi sono supremo o sommo, infimo, intimo e estremo. Siamo giunti alla conclusione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.